Gianandrea, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Grazie infinite per il tuo tempo. Abbiamo deciso di cominciare con te una serie di Artist Talks in questo periodo molto particolare della nostra vita in cui viaggiamo meno, in cui abbiamo forse un pochino più tempo per riflettere e anche per parlare. E diversamente sarebbe stato per te praticamente impossibile e per me più difficile concentrarmi sul tema. Ehm, Mi piacerebbe fare questa chiacchierata con te molto liberamente, ad uso non soltanto dei appassionati, orchestre, amici professionisti che vogliono conoscerti meglio, ma magari anche di qualche giovane direttore che attraverso questa chiacchierata può intravedere un percorso fatto da uno come te che è partito praticamente da zero ed è arrivato dove sei arrivato. Quindi un percorso che a me piace definire abbastanza illuminante per la carriera di un artista, se mi permetti. Sì, diciamo che era tutto inaspettato, a parte il fatto di avere all'inizio da studente diversi fatti positivi, diversi raggiungimenti e anche stima da parte dei miei professori, quindi comunque c'era un incoraggiamento e questo mi ha dato tanta spinta e anche un po' di fiducia in me stesso. Cominciamo proprio dall'inizio. Com'è che hai cominciato a sentire musica classica? A casa perché papà aveva diversi long playing, specie con sinfonie di repertorio classico romantico, quindi Mozart, Beethoven, Brahms, qualche opera di Verdi. E quindi diciamo che ho sempre avuto la possibilità di sentire musica, o perché decidevo io, abbastanza da piccolo, di mettere sul piatto del giradischi i dischi, oppure perché mio papà li sentiva e io, essendo in casa, qualche volta andavo nella stanza e mi fermavo a sentirlo. Quindi diciamo che è stato un approccio molto naturale, molto di famiglia, nel senso che come in famiglia si facevano tante cose, c'era anche la musica. E il primo, E c'era anche il pianoforte verticale. e il pianoforte, quindi il primo strumento che hai conosciuto, il pianoforte. Assolutamente, un pianoforte verticale, perché papà, essendo un direttore di coro, di cori di montagna dilettante, preparava le sue prove al pianoforte, quindi di fatto c'era il pianoforte a casa che io vedevo da bambino un po' come un giocattolo, non è che spendessi tempo a studiare, però schiacciando i tasti già mi sono fatto un'idea di quello che senza saperlo nominare, quali erano gli intervalli consonanti e quelli dissonanti, cioè quelli che suonavano bene all'orecchio e quelli che invece richiedevano più tempo per essere metabolizzati e per essere anche gustati. Non sapevo dire se una terza mi piacesse di più di una seconda o di una settima maggiore, però di fatto c'erano degli intervalli che suonati insieme mi davano più un senso di compiutezza ed altri invece che richiedevano più tempo, non perché erano brutti, ma per essere compresi, per essere metabolizzati. Ma questo prima di cominciare a studiare Sì, musica. assolutamente sì. Però a un Come certo un approccio così al naturale. pianoforte naturale. Poi a un certo punto, chi è stato? Tuo padre, tua madre ti ha detto, Sì, beh, comincia a studiare. no, papà aveva un amico che insegnava pianoforte e quindi l'ha fatto venire a casa per 3 o 4 mesi, una volta alla settimana, facendo mezz'oretta di lezioni, io non mi ricordo lunghe lezioni. Tra l'altro mi dava anche una infarinatura di solfeggio, giusto per riuscire a cominciare a suonare, quindi di fatto c'era un po' di solfeggio e un po' di pianoforte e apparentemente c'erano anche dei progressi molto, molto rapidi. Cioè, non ho mai sentito la fatica di imparare velocemente. Mi sedevo a pianoforte e gli esercizi erano probabilmente adatti a Funzionavano, quello, funzionavano, certo. funzionavano. E quando è che invece hai cominciato a pensare che avresti potuto diventare un musicista? Ma diciamo che il primo gradino è stato quello, il passaggio dall'avere un insegnante che veniva a casa, dal fatto di essere ammesso in una scuola di musica e quindi dover fare un esamino di ammissione. Molto semplice, niente di complicato, però è il fatto di andare tu fuori casa per andare a lezione
e non soltanto andare a lezione dallo stesso maestro, però fuori casa, e anche vedere lo studente che era prima di me e stare un po' per ascoltare la lezione dello studente dopo. Quindi il vedere che comunque quello che facevo io era anche condiviso da altri che facevano la stessa cosa, però magari suonavano altri pezzi, magari uno era più avanti, quindi sentivo dei pezzi che io non potevo ancora suonare, o qualcuno magari era un po' più indietro, e quindi io vedevo i passaggi che io avevo già fatto, però li ripassavo. Quindi il vedere che comunque era un qualcosa che usciva dall'ambito familiare, cioè dell'amico di papà che veniva a farmi lezione, la stessa persona in un altro contesto e con anche altri studenti, altri miei compagni di scuola, di lezione, mi davano comunque un senso più ampio. E non hai mai avuto voglia di studiare un altro strumento? Non ti è mai venuto lo stimolo di dire, ma invece del pianoforte perché non la tromba, il violino, le No, percussioni? no, non mi è mai venuto semplicemente perché avevo il pianoforte a casa, cioè non ho mai dovuto prendere la decisione di cosa voler suonare, perché era già lì. Sei un uomo pratico. Ma sì, sono un uomo pratico, ma di fatto era così. Non è che avessi una conoscenza di altri strumenti, ad esempio il violino, il violoncello, per cui per me era la musica, imparare le note, imparare dei rudimenti di ritmo semplice a quei tempi, e riuscire a organizzare le cose all'inizio con una mano, poi con due mani, poi vedere come combinare le due cose, quindi cominciare a studiare e a strutturare nella testa una certa indipendenza delle mani, sempre in una maniera molto graduale. Poi a un certo punto è arrivato il conservatorio, immagino, è Ma arrivato un diciamo momento in cui la struttura dell'educazione è diventata solida, seria, più consistente, seria. seria, challenging. Sì, anche se devo dire che il conservatorio, io gli esami li ho fatti da privatista perché continuavo ad andare in quella scuola, Civica Scuola di Musica, Donizetti di Sesto San Giovanni, e quindi io praticamente quinto e ottavo li ho fatti da privatista. Poi, e nel frattempo facevo gli studi di scuola superiore, quindi portavo avanti in parallelo le due cose. Poi in realtà il conservatorio vero è arrivato dopo la maturità, nel senso che dopo che ho preso la maturità ho fatto l'esame di ammissione in conservatorio per gli studi di composizione, perché quegli studi nella scuola civica di Sesto San Non Giovanni c'erano. c'erano, ma erano a livello di armonia complementare, cioè, se uno voleva studiare più approfonditamente composizione, insomma, bisogna guardare da un'altra parte. E Però avendo, avevi già deciso che volevi fare il musicista. Se cominci a studiare composizione, diciamo che, eri abbastanza certo di quello. diciamo che dopo l'ottavo di pianoforte, eh, anche se ero ancora in contemporanea con gli ultimi anni di scuola superiore, diciamo che già vedevo comunque una facilità nel progredire, e quindi certo, e poi in musica vedevo che riuscivo anche ad avere tante curiosità ma anche a soddisfarle. Mentre per esempio nel campo della scuola superiore, no, il campo tecnico, sì, avevo delle curiosità, però anche se trovavo le soluzioni mi soddisfacevano poco, meno. Era proprio anche una questione di tendenze, di tendere, anche forse di un talento, di un interesse. Per esempio, anche se io ho fatto una scuola tecnica, un istituto tecnico industriale, ero molto attratto dalle materie umanistiche, quindi anche se fatte in maniera molto più anacquato in quel contesto, però scuole tipo italiano, lingue, mi piacevano tantissimo. Ti Quindi attiravano. tutto sommato avevo comunque un tipo di formazione più umanistica, anche se devo dire che gli studi tecnici mi hanno molto aiutato ad acquisire anche una mentalità disciplinata, una mentalità strutturata, e questo in musica serve moltissimo. E al conservatorio hai conosciuto Lucia. Conservatorio, ho conosciuto Lucia, mia moglie, perché anche lei nello stesso anno è stata ammessa ai corsi di composizione, ci siamo trovati nella stessa classe e quindi da lì poi ci siamo cominciati a frequentare, a conoscerci. E la direzione d'orchestra, quando è cominciata? Direzione d'orchestra è cominciata secondo, come dire, i canoni strutturati del sistema di studio italiano. Cioè, nel sistema di studio governativo ministeriale, ai miei tempi, adesso è cambiato, si diceva che potevi accedere ai corsi di direzione d'orchestra dopo il settimo di composizione.
Adesso non si fa più così, nel senso che si comincia anche abbastanza presto, magari senza avere quelle conoscenze approfondite di composizione, perché fare il settimo comunque vuol dire saper scrivere una fuga nello stile, in stile, saper scrivere un doppio coro, saper scrivere una romanza per pianoforte, saper fare un'analisi e soprattutto farlo in un tempo ristretto, perché hai la clausura, nel senso che ti chiudono in una stanza e hai 10 E in quel ore. tempo devi fare le cose. Dovevi fare così e in quel tempo avevi un compito da presentare. Siccome era così, avrei potuto anche cominciare prima, però di fatto nella mia forma, forse, come dire, mutuata dagli studi tecnici, uno deve fare una cosa dopo che ha raggiunto un certo obiettivo. E quando ho fatto il settimo di composizione, a quel punto mi sono detto, beh, adesso vediamo se posso anche, per questa curiosità comunque che ho sempre avuto dentro, di affrontare la musica da un altro punto di vista, da un'altra ottica, perché l'ottica, la musica è una cosa, ma suonare la musica, comporla o dirigerla sono tre comunque ambiti completamente diversi. Però nel frattempo suonavi il pianoforte, facevi i tuoi Sì, concerti, avevi certo, cominciato certo. un'attività Sì, certo. professionale dal Ho punto di cominciato vista. anche a insegnare in scuole civiche di musica. Facevo musica da camera, ho cominciato a fare anche il leader a band, suono il pianoforte. E poi, siccome Lucia anche ha fatto i corsi di canto, andavo anche a sentire lezioni di canto, per cui E l'accompagnavi magari. accompagnavo esattamente e quindi mi sono fatto anche un gusto, non sulla tecnica del canto, perché non so cantare, secondo i dettami dell'appoggio, della maschera, però so capire quando un suono non è messo giusto, non è messo in maniera corretta e questo mi ha molto aiutato in campo operistico. Non tanto per dare indicazioni ai cantanti, ah no, fai così, non faccio l'insegnante Maestro di di canto canto, non perché fai il non maestro sono di canto. capace, però so quando un suono potrebbe essere fatto diversamente o in un altro modo o per ottenere un altro tipo di sonorità. Insomma, questo mi ha aiutato moltissimo. E poi fare tanta musica da camera, ma tanta, mi ha dato quella conoscenza degli altri strumenti che io non padroneggiavo, ma suonare con violino, violoncello, con flauto, immediatamente cominci a capire cose che studia composizione, staccato doppio, staccato triplo per i fiati, l'articolazione negli ottoni, però se ci suoni anche insieme, poi con amici, e chiedi, ma senti un po', come fai a fare questo suono? Quando si dice sul ponticello, fammi sentire il suono al ponticello. E quindi piano piano, senza accorgermi, andando a lezioni di canto, facendo tanta musica da camera, acquisivo delle informazioni che poi da direttore d'orchestra mi sono risultate non solo utili, ma assolutamente cruciali e poi non mediate attraverso i libri o lo studio teorico, ma attraverso la pratica. Fantastico. E quando invece hai detto adesso ho capito che la mia vita è quella del direttore d'orchestra, quando hai pensato che il resto era interessante, ma quella roba lì è quello che volevi veramente fare? In realtà non l'ho deciso, perché poi ci sono dei fatti della vita che ti fanno capire in che direzione andare. Sicuramente, vedendo che nella direzione d'orchestra i progressi erano ancora più rapidi che non quelli che avevo avuto facendo pianoforte o addirittura composizione, che comunque ho fatto gli studi in maniera brillante, però nella direzione d'orchestra c'era forse un istinto, una naturalezza nel comunicare quello che io vedevo, leggevo nella partitura, che mi ha fatto fare dei passi in avanti molto rapidi. E poi ho avuto veramente l'incoraggiamento e il supporto degli insegnanti che ho avuto, perché devo dire che sia in conservatorio, ai miei tempi c'era anche avviamento al teatro lirico, quindi ho fatto anche quel corso, oltre al corso di direzione d'orchestra. Eh, capisci che hai anche un altro taglio della direzione d'orchestra, come gestire la distanza da qui al cantante. La tecnica è la stessa per il direttore d'orchestra, ma come gestire le differenze. Nello stesso tempo facevo direzione d'orchestra in conservatorio. Poi ho associato all'istituzione Conservatorio di Milano anche lo studio all'Accademia Musicale Pescarese, perché comunque avevo sentito che lì c'era un'accademia dove il docente Donato Renzetti, il mio maestro, nonché un grande direttore d'orchestra, e mi interessava moltissimo, quindi ho fatto anche l'esame d'ammissione, sono stato accettato e vedevo che anche lì, essendo già nell'ambito di un corso di perfezionamento, vedevo che comunque
progredivo velocemente. Magari non me ne rendevo neanche conto, però era il maestro Donato Renzetti che mi diceva: no, guarda, hai fatto un grande passo avanti, riesci a fare questo ritenuto, cose molto tecniche che risultavano facili. Questo non significa che non ho dovuto lavorare, per esempio i tempi veloci ho dovuto lavorare moltissimo, perché io, essendo un longilineo, gestire delle cose rapide, ritmiche, molto piccole, ho dovuto lavorare molto, quindi tutte le suddivisioni piccole, c'è stato un lavoro, non è Quindi insomma che uno è nato direttore d'orchestra, c'è stato un percorso. i maestri sono importanti, sono Maestri tanto sono, importanti. I maestri sono molto importanti perché ti indicano le scorciatoie, i percorsi veloci. Magari ci arriveresti lo stesso, però con un occhio esterno riesci a essere indirizzato, soprattutto se i maestri E a sono parte bravi. Renzetti, quelli che ti ricordi di più? Ma io ho studiato con il maestro con Donato Renzetti, ho studiato con Myung-Whun Chung e ho studiato con Valery Gergiev. E ho fatto anche una piccola masterclass di una settimana con Angelo Campori all'interno a Trieste. E anche lì devo dire, anche se è difficile poterlo chiamare maestro per una settimana, Fuori però d'Italia pochi lo stati... conoscono, ma chi era Campori? Angelo Campori è forse il più grande talento direttoriale naturale che io abbia mai visto. Una facilità, un'empatia, una anche, come dire, sicura arroganza, non nel porsi ma nel fare, cioè il sapere che tu fai una cosa, una sicurezza addirittura sovrumana e quella cosa funziona. E quello per un direttore d'orchestra è abbastanza cruciale, fondamentale. E E, devo dire che lui ce l'aveva. e rapidamente, dai tre più importanti che hai citato, cioè Renzetti, Chung e Gergiev, cosa è stata la cosa più importante che ti hanno trasmesso i tre? Maestro Renzetti, la pulizia tecnica, l'avere una grande chiarezza senza pensarci di quello che deve fare la mano. Cioè la mano deve andare in automatico e in genere abbastanza il linguaggio, il body language, il linguaggio del corpo deve essere comunque disconnesso, deve essere talmente libero che tu non ci devi pensare. E questo, lui ha insistito tantissimo in questo. E delle basi tecniche che da quando ho conosciuto il maestro Renzetti non ho mai avuto un dubbio su come uscire da una corona, da una fermata, da come fare un cambio di tempo, anche se poi io ho strutturato il mio sistema, però da lì è stata una sorgente pazzesca. Con il maestro Valery Gergiev il gusto del suono e come ottenere il suono. Il suono che deve partire da un'immaginazione che tu ottieni da una lettura attenta e approfondita della partitura. Quindi leggere in maniera attenta, immaginare il suono e riprodurlo. E sapere anche come ottenerlo quando tu magari hai un'idea ma non riesci a ottenerla. E quindi anche il percorso per ottenere un certo risultato, che tante volte non è quello che tu da giovane direttore ti immagineresti. Devi E magari Chung? fare... Chung, la capacità di direzionare l'energia. Cioè la domanda di Chung era: dov'è il climax in un movimento? Qui, allora devi arrivare qua. Una sinfonia è fatta di 4 movimenti, quindi ci sono 4 climax. Quale di questi 4 è il centrale? E allora tutto deve portare lì. E se ce ne sono di più, bisogna creare degli archi che portino da un climax, da un punto, un punto focale all'altro. Insomma, ognuno ti ha insegnato qualcosa e tutti insieme Sì, sì. sono stati importanti. Sono stati importanti perché comunque tutte le informazioni che hai poi li devi mangiare, digerire, metabolizzare e poi Riprodurle come una cosa tua. devi comunque trovare la tua strada, devi trovare comunque il tuo modo. E poi è successa una cosa straordinaria, cioè nel giro di pochi mesi hai vinto 2 concorsi internazionali, giusto? Infatti è stato quello poi, tornando alla domanda di prima, quando ho deciso di fare il direttore d'orchestra, nel senso che quando nel giro di 4 mesi, 5 mesi, nel 1994 ho vinto 2 concorsi internazionali, uno a Douai in Francia con presidente di giuria Georges Pretre e uno a Cadaqués in Catalogna, dove come presidente avevo Gennady Rozhensky, e lì allora, a distanza di 5 mesi, nello stesso anno, l'anno prima avevo finito gli studi di direzione d'orchestra,
E quello è un pochettino la lampadina, perché dici, beh, allora forse questa è la mia strada. Per questo prima dicevo che sono anche i fatti della vita, quello che ti succede, che ti danno comunque una indicazione netta. E quando è la prima volta che ti è venuta la sensazione di dire adesso sto facendo una cosa veramente importante? Quando, quando ho visto, non ci sono dei momenti in cui, diciamo, che mi hanno fatto pensare, beh, adesso questo è stato veramente grosso, questa è una cosa grande. Io penso più su un discorso di costruzione, di progressione. Cioè non sono per i 100 metri, anche se devi essere capace di farli i 100 metri in atletica leggera, chiaro. Ma poi i 100 metri hanno senso se tu sai fare degli scatti 100 metristi in un percorso da maratona, quando servono. E allora diciamo che ho cominciato a capire che stavo facendo qualcosa di importante quando vedevo che comunque le realtà che continuavano a rinvitarmi di fatto facevano una progressione dal mio punto di vista. C'era comunque da un punto di vista di suono, da un punto di vista di fraseggio, da un punto di vista di intendere la musica, un cambiamento o uno sviluppo in sintonia con le mie richieste e anch'io con quello che loro mi davano. E non E hai mai quindi avuto per un momento la paura di star facendo qualcosa che non saresti stato in grado di fare? no, no. Ho Anche avuto nei dei momenti, pezzi. mi viene in mente, siccome ci conosciamo bene, ti conosco, mi viene in mente il giorno in cui ti sei messo davanti alla London Symphony e hai fatto il War Requiem di Britten, che quell'orchestra praticamente ha creato per la prima volta e che tu non avevi mai diretto, non hai mai per un secondo pensato ho fatto il passo troppo lungo della gamba. Mai. No, non mi sono mai sentito inadeguato, nel senso che sapevo che quello non dipendeva da me. Cioè io quello che potevo fare era l'arrivare più pronto possibile. Poi il fatto che tu piaccia o non piaccia, quello non dipende da me, comunque è un giudizio che devi comunque rispettare e lasciare agli altri. Quindi, certo, io mi sarei sentito in grande imbarazzo, ma non alla London Symphony, anche con qualsiasi tipo di orchestra, se fossi salito sul podio impreparato. Lì mi sarei sentito inadeguato, perché a quel punto devi recitare. E puoi recitare, qualche volta l'esperienza ti aiuta a venire fuori da una situazione magari difficile, durante le prove soprattutto, o anche durante i concerti, soprattutto nel campo dell'opera, però in linea di massima tu devi avere la tranquillità che hai fatto tutto quello che potevi fare prima di salire sul podio. Certo che quando a San Pietroburgo mi è stato chiesto al mio primo Festival Notti Bianche di dirigere una recita della Bella Addormentata di Tchaikovsky, e uno dice, ma un direttore italiano giovane nel mondo dove la Bella Addormentata ha avuto la sua premiere, è come chiedere a un direttore russo giovane alla Scala di fare la Traviata. E lì allora capisci, non dico che ti senti incomodo, però dici, ma chissà, però non l'ho deciso io, me l'ha chiesto Valery Gergiev, quindi vuol dire che tutto sommato si fidava e poteva contare perlomeno sul fatto che sarei arrivato preparato. Quindi, Poi, insomma, alla base c'è la preparazione. ma Lo studio è fondamentale. è l'unica cosa che ti può dare la patente per salire su un podio. E qual è il tuo processo di studio di una partitura? Tu apri la prima pagina della partitura e come affronti? Ma io vado dal micro al macro, quindi io parto dal piccolo e poi lo inserisco nel grande. Non faccio mai un discorso ampio che poi vado a riempire. Quindi ci sono diverse scuole di pensiero. Il mio modo, anche perché io non ho tutto quel tempo per fare quel lavoro. Cioè, e poi cerchi di capire l'immagine complessiva, poi piano piano la vai riempiendo. Io quando devo studiare un'opera o una sinfonia, ho quel tempo lì Perché che poi devo è quello che ritagliare. succede. A un certo punto c'hai Esatto. dei tempi contingentati e in quelli devi stare. E quindi il modo mio per essere più veloce e più efficace è concentrarmi sul piccolo e da lì cercare di capire il grande. Cioè è come mettermi di fronte a un enigma, a un rebus, a una sciarada, mettermi lì e cercare di porre le condizioni per capire, va bene, se il compositore ha fatto così, prima di girare la pagina, se ho messo delle ipotesi giuste,
e ho delle tesi da verificare, se giro e vedo che, sì, ha fatto così, allora vuol dire che comunque quello che tu hai letto ti mette in condizione di cercare di avvicinare di più il compositore, sapendo che comunque la mentalità del compositore e la verità non la raggiungerai mai, almeno io penso di non raggiungerla mai. E ora il passo più avanti, nel senso che guardando la tua carriera oggi hai diretto più di 100 orchestre, tra opera e sinfonica, e quindi la mia domanda era quanto è importante dirigere tante orchestre diverse e quanto è importante, o meglio, quando viene il momento in cui devi dire, beh, adesso devo concentrarmi, dirigerne poche e andare a fondo. Com'è stato il tuo approccio alla cosa? L'andare a fondo è più nello studio musicale, più che, cioè non, diciamo, non diventi un miglior direttore d'orchestra perché dirigi 100 orchestre rispetto a colui che ne dirette 20, se il suo livello di preparazione comunque è uguale a quello che ne ha dirette 100. Quello che ti dà il rapporto con l'orchestra è acquisire una tecnica di prova. Cioè se tu il dirigere tante orchestre, soprattutto di diversi paesi, ti rende più sensibile al modo in cui tu puoi interagire con loro. Quindi la tua tecnica di prova, diciamo che ne ha un beneficio, perché tu riesci a capire subito dove andare a toccare, per esempio, oppure anche come rapportarti con un'orchestra tedesca rispetto a un'orchestra inglese, un'orchestra italiana, un'orchestra spagnola, un'orchestra russa, un'orchestra giapponese, e lì lo impari con l'esperienza. Quindi il dirigere tante orchestre diciamo che ti dà esperienza e quindi ti fa capire come gestire meglio soprattutto il tempo di prova. Non penso che abbia niente a che vedere col fatto di essere un direttore d'orchestra migliore o peggiore. Certo, se sai provare meglio, riesci anche a ottenere un migliore risultato. Però una cosa è, diciamo, uno studio personale approfondito, una conoscenza della musica il più approfondita possibile, e l'altro è imparare quelle tecniche che ti permettono di raggiungere il più velocemente possibile la tua idea. Ma quanto è importante è stato per te acquisire direzioni musicali, cioè relazioni stabili di lungo termine con orchestre? Beh, quello Prima è, mi viene in mente il Mariinsky in un certo modo, ma certo. soprattutto la BBC Philharmonic, poi il Teatro Regio di Torino, oggi la National Symphony Orchestra, domani l'Opera di Zurigo. Hai sempre voluto nella tua carriera, hai sempre desiderato comunque a un certo punto avere delle direzioni musicali, prenderti la responsabilità di un'istituzione. Che cosa vuol dire per te questo? Beh, innanzitutto ci vuole l'invito, non sei tu che decidi di andare. E quindi vuol dire che comunque dall'altra parte hanno capito che tu non puoi dare solo una ritinteggiatura della casa, ma puoi anche andare di più a lavorare sulla struttura, sulle fondamenta. E quindi questo è il lavoro del direttore musicale, nel senso che poi è chiaro, devi anche sapere rifinire i dettagli, ci mancherebbe. Però è un lavoro più a fondo, è un lavoro di studio della musica che deve procedere con due partner. E quello, secondo me, quando ho ricevuto l'invito, la prima orchestra della BBC Philharmonic, e beh, impari subito che comunque loro hanno un modo di operare che è rapidissimo, tipico delle orchestre inglesi. Quindi il mio modo di provare era più lento, era più specifico, o perlomeno pensavo che fosse così. In realtà devi imparare a essere ancora più specifico in minor tempo, in un tempo più rapido. E vedi che comunque piano piano, con il rapporto continuativo, ma senza che ti poni degli obiettivi, per il semplice fatto che quando conosci una persona all'inizio conosci il nome e gli anni che ha, e poi cominci a capire gli interessi, e poi vedi se tra gli interessi c'è qualche interesse che è in comune, e poi da quella base costruisci, e costruisci anche un comune modo di pensare, che non diventa un pensiero unico, perché poi lo scambio è sempre è uno scambio mutuo di informazioni e di energia tra un'orchestra e un direttore, però tutti si pensa la musica in un certo modo. È quello che è fondamentale, E e soprattutto che ognuno sa che è fondamentale il suo apporto all'interno del complesso della musica che fai, di quell'orchestra e di quel direttore musicale. Diventa enfatizzato e diventa premiato il tuo compito, qualsiasi cosa tu faccia, perché non è soltanto per un tuo godimento personale, ma va anche a vantaggio del talento degli altri. e quanto è importante in questo processo fare registrazioni? È importante perché ti obbliga
a ottenere sempre il massimo. Quando tu sai che comunque devi registrare, non c'è spazio non per l'errore casuale, ma per l'errore di sciatteria, Di per l'errore distrazione, di di sciatteria. distrazione, per l'errore, vabbè, ma tanto va bene, la prossima volta. No, in registrazione che c'è la prossima volta perché puoi anche fare un altro take, però sapere che tu sei registrato ti dà un senso di responsabilità maggiore, anche per un musicista. Sai che non te lo puoi permettere quell'errore e che se capita non casca mica il mondo, però ti porta a essere più disciplinato, più concentrato, più attento. Quali sono i tuoi modelli nel mondo della musica? Ah, ma ce ne sono tantissimi, è difficile nominarne pochi. Sicuramente tutta la scuola di direttori italiani, a partire da Toscanini de Sabata, perché sono quelli che hanno cominciato a lasciare dei dischi, no? E a salire, a venire ai nostri giorni, devo dire, con tutte le scuole, quindi tutti, poi rischi, se non ne nomini uno, di fare un macello, ma tutta la scuola italiana è una scuola comunque solida, seria, storica e soprattutto direttori che comunque hanno facilità sia nel campo sinfonico che nel campo operistico. Parlo soprattutto dei direttori che hanno fatto tutti e due i E repertori. fuori dall'Italia? Fuori dall'Italia, devo dire, per non mancare di rispetto ai viventi, dovendo citare le generazioni passate, io ho una grande affinità con De Sabata, con Mitropoulos e con Frischai. Trovo che siano direttori che hanno capito un qualcosa della musica, chiaro, Karajan, Bernstein, ma quelli sono quelli che saltano prima Ma è vero che alla si memoria. cambia, è vero che si cambia opinione ogni Sì, tanto. sì, sì, sì. Capita, no? Uh. Di dire, ma questo qui mi piace tantissimo e poi dopo, quando passano gli anni, dici, ma forse non era poi così bravo, oppure, ah, ma quello è un pallone gonfiato, invece poi capisci che non era un pallone gonfiato. Ma arrivare a cambiare così drasticamente idea sul pallone gonfiato, tanto Sì, per poi voglio citare dire, no, ho no, no, parlato un po' no, grosso, ma no, no, però per dire, non era così importante, così. No, devo dire che ci sono, ma anche con il repertorio, con il repertorio che fai, ci sono delle cose che non sopportavi e adesso non ne puoi fare a meno, anzi ti viene da pensare, ma come ero impreparato o immaturo io, o idiota anche, qualche volta mi do anche dell'idiota, a non averlo capito prima. Però, per esempio, io da adolescente amavo la follia Bernstein, comparato con Karajan. Crescendo nella professione ho cominciato a vedere Karajan come quello che aveva capito della direzione d'orchestra tanto. Non per questo diminuendo Bernstein, però più che cambiare in questa direzione è che ci sono altre figure che si mettono un po' sopra, non facendo perdere posizione agli altri. Per questo la caratteristica che hanno De Sabata, Mitropoulos e Frischai in comune è quella dose controllata di follia che mi piace, che tutti e tre hanno e hanno comunque declinato in maniera diversa, ognuno dei tre. tre domande veloci per finire. Sì, Non ti è mai capitato di pensare, ne ho abbastanza? no, non mi è mai capitato perché la musica è tanta e una vita o 3 vite o 5 vite non sarebbero sufficienti per buttarti dentro e nuotare in questa musica. Potrebbe succedere perdere l'interesse per la musica, ma siccome invece la curiosità per la musica è enorme, finché la curiosità regge, fino adesso non ci ho mai pensato. Bene, se ti dovessero dire questo è il tuo ultimo concerto, che pezzo dirigeresti? Non l'ho ancora fatto e non so neanche se lo farò mai. La Passione secondo Matteo di Bach. Come vuoi essere ricordato? Come un musicista che ha sempre posto l'attenzione, la serietà, senza prendersi troppo sul serio, ma prendendo la musica sul serio. Cioè, a livello personale no, non prendersi troppo sul serio. Quando si tratta di musica e si tratta del rapporto con gli altri, prendersi sul serio e soprattutto non avere vergogne. Ecco, non aveva mai avuto vergogna, non si è mai, come dire,
non hai mai avuto quel senso di pudore nei confronti della musica. No, la musica va amata e quindi quando ami una cosa lo fai senza pudore, ecco, con entusiasmo. Grazie Gianandrea, avrei ancora 1000 domande, ma ci siamo dati un tempo, mezz'ora, e E quindi qui quello ci è. fermiamo. Grazie, Grazie Gianandrea, grazie mille. a Ciao, prestissimo. ciao a tutti. Ciao, ciao.